ragazzi, bentornati sul nuovo video di Trinagra Marziale. Oggi siamo qui al Judo Club Avola col mio allenatore Sato Bellomo, che ci spiegherà, dopo il precedente video sui principi fondamentali del Judo, alcune applicazioni di questi principi a una tecnica fondamentale del Judo. Sato. Grazie Sebastiano. Allora, quello che vedremo oggi è l'applicazione dei principi fondamentali a una tecnica molto conosciuta nell'ambito del Judo, che è il Morote Serenage. Partiremo appunto da un lavoro sul Kumikata, quindi sulle prese, che segue poi il Kuzushi, l'applicazione della tecnica proprio e la proiezione per finire. Va bene, ci vediamo dopo la sigla. Prima di tutto mostriamo di quale tecnica stiamo parlando. La mostreremo in maniera molto semplice e molto didattica. La tecnica è stata effettuata lentamente proprio per far notare i vari step che ora andremo ad affrontare. Iniziamo dalle prese. Le prese sono classiche: controllo sulla manica e controllo sul bavero. Il primo lavoro è quello che si effettua sul bavero. Primo esercizio: ovviamente avendo anche lui la presa alla manica con cui controlla il mio braccio, devo riuscire innanzitutto a liberare questo braccio per poter fargli fare il movimento che mi serve. Come faccio? Creando una reazione al mio uke di apertura, ok? Perché lui, facendo le prese, come abbiamo detto nel primo video, schiaccia, tende a fare pressione su questo braccio. Quindi apro in modo da creare lo spazio per poter avvitare la mia mano. E questo è il secondo step, l'avvitamento del bavero che mi permette di continuare la tecnica. Andiamo a vedere che cosa fa la manica. Quando creo l'apertura del bavero, creo anche l'apertura della manica. In questo modo ho lo spazio necessario che mi serve per l'inserimento del gomito. E qui inizia la seconda parte, dove andiamo ad eseguire lo squilibrio. Lo squilibrio non è nient'altro che portare lui fuori dal suo asse, in questo modo, effettuando la rotazione del corpo, che è il Taisabaki. Controllo la manica e continuo a tirare con le braccia. E giù. Vediamo dei piccoli particolari per quanto riguarda lo squilibrio. Una cosa molto importante è la distanza. Una distanza equa mi permette di poterlo squilibrare. Quindi, come punto di riferimento prendiamo i suoi piedi. Quando devo effettuare la rotazione, che è il Taisabaki, il mio piede d'appoggio deve stare a una certa distanza, che è questa. In questo modo posso creare lo spazio che vedete che ci separa per squilibrare e portare lui fuori asse, scendere sotto il suo baricentro, sollevo e proietto. Iniziamo vedendo alcuni esercizi propedeutici per migliorare la gestualità delle prese per l'esecuzione della tecnica. La ripetizione di un gesto nel judo si dice uchikomi, che appunto vuol dire ripetere. Iniziamo. Primo esercizio. Mettiamo il nostro piede pari e noi ci mettiamo trasversalmente a lui, in questo modo, formando una lettera T. Schiaccio, apro, schiaccio, apro, entro. Schiaccio, apro, entro. Schiaccio, apro, entro. Schiaccio, apro, entro. Quando faccio questi esercizi, la cosa fondamentale è non trascurare nessun dettaglio, come avvitare il bavero alla mano, l'apertura delle sue braccia per creare lo spazio, l'inserimento del gomito. Una cosa molto importante che ci permette di effettuare un buono squilibrio è appunto mettere pressione al nostro avversario.
quello che stiamo facendo, questo piccolo piegamento sulle gambe che vedete, non è nient'altro che la mia pressione effettuata al mio unghie per far sì che lui compia una reazione contraria e io possa usare quella sua reazione per effettuare lo squilibrio. Successivamente vediamo degli esercizi propedeutici che ci permettono di migliorare il Teisabagi, che appunto vuol dire rotazione del corpo, per effettuare lo tsukuri, che è il posizionamento che avviene prima della proiezione. Il primo esercizio è quello di andare a posizionare il piede, come abbiamo detto prima, appunto a una distanza che mi permetta di effettuare lo squilibrio. Il secondo è l'avvitamento del piede, che da qui va dietro. 1 e torno. 2 e torno. 3. Come potete vedere, i miei piedi sono paralleli, la mia schiena è dritta e le mie gambe sono leggermente flesse per far sì che io possa scendere sotto al suo baricentro. Vediamo degli esercizi un po' più semplici per effettuare il Teisabagi senza le prese. Il nostro unghie mette le braccia distese per avere un punto di riferimento per quanto riguarda appunto lo spazio e la distanza che ci serve per lo squilibrio. Ed effettuo questo movimento senza le prese. 1, 2, 3. La cosa importante è controllare sempre tutti i dettagli, quindi lo spazio, la distanza, i piedi paralleli, le gambe leggermente flesse. Infine, dopo aver acquisito la gestualità di tutti questi movimenti, possiamo iniziare a pensare alla proiezione. Come potete vedere, piego le gambe per scendere sotto il suo baricentro in modo da riuscire a caricare, a sollevare il mio avversario da terra. E Morote Seoinage, essendo una tecnica di braccia, quindi dove principalmente viene utilizzata la forza delle braccia, tiro in avanti con le mie braccia. Lo facciamo rivedere. Un altro propedeutico per migliorare appunto l'esecuzione della tecnica è effettuare la tecnica con svariati caricamenti. Posso caricare in questo modo o, per i più audaci, possiamo effettuare anche questo. Che appunto è un piegamento molto basso, ma mi permette una maggiore efficacia della tecnica. Adesso vediamo alcune varianti del Morote Seoinage. Quando effettuo il Teisabagi inserisco un piede sotto. Questo mi permette una maggiore spinta sulle gambe e una maggiore esplosività. Posso effettuarlo in questo modo oppure portando il mio avversario in avanti . Come avete potuto vedere, la differenza sta appunto nel movimento delle gambe. Nella prima variante inserisco il piede sotto, nella seconda inserisco il piede sotto e torno indietro con quest'altro, per far sì che possa entrare meglio sotto il suo baricentro ed effettuare la rotazione che mi permette di proiettarlo. Infine vediamo un Morote Seoinage molto usato nell'agonismo, che è quello con entrambe le ginocchia a terra.
Vediamo adesso come effettuare questa tecnica in fase di movimento, in una fase dinamica. Tutte le tecniche possono essere effettuate in varie direzioni, ma ovviamente ci sono delle direzioni che sono più adeguate rispetto ad altre, ok? L'opportunità è migliore. E nel caso di Molote l'opportunità migliore è quando il nostro avversario ci spinge, perché io uso quella forza appunto per creare lo squilibrio che mi permette di effettuare la proiezione. In questo caso il nostro Uke crea una spinta. A questa spinta io posso reagire andando indietro, 2, alla terza, anziché andare indietro, uso la sua spinta per entrare sotto. Lo rivediamo. Alla sua spinta non creo una controforza, ma cedo. E questa è una delle direzioni in cui possiamo effettuare Molote. Lo possiamo effettuare su una trazione, quindi se il nostro avversario ci tira, ci vuole trascinare, quindi io creo un blocco e vado dall'altra parte e posso continuare la proiezione. Lo possiamo fare su un movimento laterale, su un movimento obliquo, ma queste cose le vedremo nei prossimi video. Allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, le solite cose, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, scriveteci nei commenti cosa vi è piaciuto, se avete delle domande, delle proposte, dei dubbi, scriveteci insomma cosa ne pensate. E magari così faremo altri video qui con l'allenatore Salvo Bellomo. Hai qualcosa da aggiungere? Spero che il video vi sia piaciuto, per qualunque dubbio scrivetecelo sui commenti e vi aspettiamo per il prossimo video. Ciao!